Ma facciamo il cammino in scala mobile? Certo. Oh signore. Sigla! Guarda che bella giornata, noi si cammina e voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. Oggi siamo a Livorno, Certo, lungomare. D'altra parte quando siamo a Livorno diciamo di essere a Milano e quando siamo a Milano dobbiamo dire di essere a Livorno. Ok, seriamente, siamo a Milano e ci apprestiamo a percorrere la Biblioteca degli Alberi. La BAM, La BAM. Biblioteca degli Alberi di Milano, che è a Porta Nuova, diciamo che è l'ultimo tassello della riqualificazione della zona Porta Nuova. Magari faremo anche due chiacchiere su Porta Nuova, sulla genesi di questa zona, qualche cenno storico, e incredibilmente questa zona è così per via delle ferrovie. Ma lo scopriremo tra poco. Dopo tanti anni in cui Milano non ha avuto un suo centro direzionale vero e proprio, ora ne ha due. Uno è City Life e poi c'è questo che è quello più esteso. Per esempio abbiamo la Torre Gioia, sono 121 metri, Palazzo Lombardia, che è la nuova sede della regione, sono 161 metri, davanti a noi il Bosco Verticale, la torre più alta, sono 110 metri, poi là abbiamo il centro direzionale Garibaldi che non ha mai avuto gran fortuna, e questa c'è la Torre Unicredit, che è il grattacielo più alto di Milano, con i suoi 231 metri, però in realtà ha un po' imbrogliato, perché sarebbe alta 152 metri e tutto il resto sono una guglia e l'antenna che vedete là in alto, altrimenti il grattacielo più alto di Milano sarebbe la Torre Allianz a City Life con i 209 metri. E poi là in fondo abbiamo l'edificio Diamante, l'ultimo, che sono 140 metri, e abbiamo anche i 140 metri della torre più alta di Solaria. Poi là abbiamo, in fondo si vede ancora il Pirellone. Il progetto esecutivo della BAM risale al 2016, però già nel 2015 qui è stato allestito un campo di grano da 5 ettari, che non era solo un campo di grano, ma era anche un'installazione artistica, perché l'allestimento è stato curato dall'artista americana Agnes Dean e ha coinvolto 9.000 cittadini nelle fasi di semina e raccolta, per cui è stato un evento un po' comunitario. Qui era tutto grano. Poi cosa abbiamo fatto di questo grano coltivato in pieno centro a Milano non lo so, se fosse adatto al consumo umano, okay. Però intanto è stata una bella cosa. Questo è il 2015 per l'Expo. Nel 2016 ha approvato il progetto esecutivo e nel 2017 hanno iniziato a inaugurare i primi lotti. Il primo lotto è questo qui vicino ai grattacieli, alla Fondazione Catella, che è in quella che è là dietro, e è quella che si occupa della gestione del parco. È un parco a 10 ettari. Sono due percorsi nella Biblioteca degli Alberi. Uno fruibile soprattutto in primavera, è il percorso delle fioriture, poi c'è il percorso delle cortecce, quello va bene tutto l'anno. Che sensi ci sono qua in... Ok, frassini, cardini, tassi, aceri, poi ci sono le betulle, il ginkgo biloba, ok, tigli, magnoli, pino nero, salici. Pino nero o pino nero? Quello che si beve? Penso l'albero. Va bene, questo è per quanto riguarda le essenze, ma ci sono anche degli animali, c'è la fauna in questo parco? Certo, la fauna sono soprattutto pennuti, quindi uccelli. Abbiamo il classico piccione o colombo, la tortora dal collare, lo sparviero, non so se si vedrà oggi, cinciallegra, il parrocchetto dal collare, che però mi sembra un po' sospetto. Sì, questo è scappato a casa di qualcuno e si è insediato qua al parco. E si sarà trovato bene. Il classico merlo, la cinciarella, che è diversa dalla cinciallegra, la pastera d'Italia. Rifammiamo le battute qua. Non fate i monelli. Rondone comune, rondone pallido. Effettivamente il rondone pallido sta al rondone comune, con i milanesi stanno ai livornesi, no? Vabbè. Picchio Picchio rosso,
E poi c'è il mio preferito, il Falco Pellegrino. che non so se lo sapete, ma deve il suo nome al fatto che lui ha una piccola credenziale legata alla zampetta e lui gira, quando vede i timbri scende e vuole il timbro, anche perché Milano è città di cammini. Beh, certo, Che ci cammini ci sono sono? ben 4 cammini, c'è Via dei Monaci, Cammino di San Pietro, Cammino di Sant'Agostino Le vie del viandante. e la Via del Viandante. Anche se non ditelo a nessuno, ma le vie del viandante e il cammino di Sant'Agostino per un lungo tratto coincidono, sono la stessa cosa, ecco. E noi li abbiamo fatti tutti, questi Sì. cammini, li trovate sul nostro canale, vi lasciamo il link sotto in descrizione. Qui c'è la zona del sdraio, più avanti c'è una zona con gli attrezzi igienici, poi sono le altalene lì in mezzo. State lontani dalle altalene perché se vi avvicinate i bambini vi assaltano, perché vogliono tutti stare sull'altalena. Non so se vi ricordate Expo 2015 al padiglione, cos'è, che era la Repubblica Ceca, che c'erano le altalene e c'erano prese d'assedio e una gnometto in mia conoscenza voleva salire, si è fatta la coda anche per l'altalena, pensate, ogni tanto all'Expo si faceva tutti la coda per qualsiasi cosa. Questo è nuovo, l'ultima volta che siamo passati non me ne ricordo queste siepi. No, perché erano piccoline. Perché siamo passati di qua sia quando abbiamo fatto il giro sulla Martesana, sia quando abbiamo fatto la foglia occidentale del cammino di Sant'Agostino. E cosa staresti facendo, scusa? Visto che manca la torre di Pisa, piccio quello che trovo. Pigi il pulsante in cima all'Unicredit Certo. e pensi che escano soldi così, escono i paini. No. Pigi l'Unicredit e escono i paini. Magari. Stavo pensando, ma ti ricordi quel cartone animato della balena, la balena Giuseppina spiaggiata? Cioè, ce l'abbiamo davanti. Ma no, è l'auditorium dell'IBM quello. Non vieni sempre la poesia? Prova a vedere se fa lo spruzzo d'acqua in cima. Siamo davanti alla più iconica stazione ferroviaria milanese per parlarvi della genesi di Porta Nuova. All'inizio dell'Ottocento Milano aveva 135.000 abitanti e questa era la zona coperta da campi e cascini, con il canale della Martesana in quella direzione, il Seveso e innumerevoli rogge. Questa infatti era fuori dalle mura cinquecentesche. Nel 1840 si decise di costruire la prima stazione ferroviaria di Milano, appunto a Porta Nuova, dove ora c'è l'Hotel Moscova. Questo meno di un anno dopo l'inaugurazione della linea Napoli-Portici, per cui questo ne faceva la seconda stazione ferroviaria in tutta Italia, oltre che la prima di Milano. Milano intanto continua a crescere e nel 1850 viene costruita la seconda stazione di Porta Nuova, proprio di fianco alla prima, dove ora c'è la caserma della Guardia di Finanza. Milano comunque non si ferma e nel 1864 viene costruita la stazione centrale, che però non è quella che conosciamo noi ora, ma era una stazione in Piazza Fiume,
quella che poi diventerà Piazza della Repubblica, dato che eravamo ancora in periodo di monarchia, sarebbe stato un po' strano intitolare una piazza alla Repubblica. Costruita la stazione, intorno alla stazione sorgono immediatamente nuove costruzioni, perché comunque attivava lo sviluppo edilizio, e purtroppo questo ne ha precluso ogni successiva espansione, al punto che nel 1931 fu necessario smantellare la vecchia stazione centrale e fu costruita la stazione centrale che conosciamo ancora oggi in piazza Duca d'Aosta. Ma cosa succede alle linee che arrivavano alla vecchia centrale? Allora, vengono tagliate all'altezza di via Galileo Galilei e viene costruita l'ennesima stazione di Porta Nuova, detta anche questa stazione delle Varesine perché serviva la direttrice del Varesotto. Questa centrale rimarrà in uso fino al 1963, quando viene infine costruita la stazione di Porta Garibaldi e di conseguenza questa viene smantellata. Rimane perciò una ferita dentro Milano, un'enorme area dismessa di proprietà delle ferrovie che però in quel periodo non potevano o non volevano recuperarla, per cui in stato di completo abbandono vi si insediò un Luna Park, detto delle Varesine dal nome della vecchia stazione che era presente, e divenne anche un punto sosta per tutti i circhi itineranti che arrivavano in città. Una parte della zona diventa anche parcheggio per il centro direzionale di Porta Garibaldi, che per la verità non ebbe mai gran successo come centro direzionale. Passò il tempo, gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 che furono un periodo assolutamente buio per Milano con Tangentopoli, Mani Pulite e il conseguente congelamento di ogni progetto, per cui bisogna attendere il 2004 perché la giunta Albertini approva il piano di sviluppo di Porta Nuova che inizierà a essere sviluppata l'anno successivo. Viene bonificata l'area, si costruiscono le torri Unicredit, Solaria, il Palazzo Diamante, il Bosco Verticale, l'Auditorium, Piazza Gaio Aulenti, no? Per terminare infine con la ciliegina sulla torta che è appunto la Biblioteca degli Alberi. Per cui siamo partiti dai campi, dalle cascine e siamo tornati in un certo senso alle origini, con il campo di grano del 2015, il verde e gli alberi, per cui il percorso di Porta Nuova si chiude e diciamo che ha un nuovo inizio.